Buongiorno ragazzi, siamo qui sulle saline di Trapani. Esatto, proprio sul, perché Proprio sulle, sì. le saline sono qui dietro. Sì, abbiamo dormito proprio qui, sotto la torre. Dietro Che di si noi chiama Torre Nubia, Torre Nubia. ricordiamolo, perché la frazione di Nubia è qui dietro, famosa per l'aglio rosso. Faccio un po' di spot di promemoria. E fra le saline c'è questo istmo di terra che Sì, porta, che avete visto. che porta alla torre, la vecchia torre, e qua ovviamente c'è il mare, ma non solo il mare. Stamani guardate che si vede, che ieri non si vedevano. Le Egadi, sembra di toccarle, guardala. Si vede tutta la scogliera. La scogliera, quella è Levanzo e quella è Favignana. Favignana ha una conformazione stranissima, per metà è tutta piatta e poi è montagnosa. E poi nel mezzo c'è quell'altro. Marettimo, ma è laggiù, un pochino più indietro, non so se voi la vedete dalla GoPro, però queste due davanti praticamente sembra di toccarle. Ieri c'era, non so se vi ricordate, quella coltre di foschia che impediva la visuale, ma stamani ci siamo svegliati in questa meraviglia. Poi sono anche a favore di luce del sole adesso, quindi si vedono ancora meglio. Sì, allora, abbiamo dormito qui, adesso ci sono un po' di macchine, sono venuti anche dei signori a aprire la torre che ieri era chiusa, probabilmente sono manutenzioni, tecnici. E, ci sono dei ragazzi austriaci con il loro van, con il cane, e uno di questi stamattina presto si è tuffato dentro il mare. Mamma mia, proprio deve essere fredda. Poi è arrivato un altro van, esatto, del Belgio sono. Ah, ecco, non l'avevo Del visto. Belgio, sì. È un Ford Transit che anche loro hanno dormito, sono arrivati ieri sera tardi e hanno dormito praticamente ai lati della torre e noi qui centrali, quindi abbiamo fatto la corte difensiva intorno alla torre. E niente, sembra finalmente essere una bella giornata, soprattutto senza vento. E l'idea di oggi è di andare a scoprire la città di Trapani, Di Trapani, che è lì dietro praticamente, anche molto vicina. Vogliamo fare una passeggiata, insomma, vedere un po' Trapani, che ci hanno detto anche i nostri amici della Sicilia, anche il centro storico essere molto bello. Lo andremo a scoprire, io ho il sole che mi sta cuocendo. Allora andiamo dentro, dai. Sì, e Trapani è praticamente qua dietro. Sì, dobbiamo trovare un posto come al solito per Charlie, che se ne stia buono ci aspetti lì, un parcheggio, vediamo, insomma, non lontano dal centro, ma nemmeno troppo nel centro storico. Eccoci a Trapani. Abbiamo parcheggiato il nostro Charlie davanti all'Hotel Vittoria. Sì, in questo parcheggione. Pensate che il parcheggio costa solo 20 centesimi all'ora. No. Quindi noi abbiamo scialacquato quanto? 5 ore. Siamo rimasti scioccati. Con €1 abbiamo tutta la giornata per noi. Sì. Ora facciamo la passeggiata fino ad arrivare al centro storico. È piuttosto vicino, sono circa 1 chilometro a piedi, però è bello perché facciamo il lungomare. Questo, ragazzi, è il mare che abbiamo qui di fronte a noi. Guardate che colori e che mare calmo, veramente è svoltato il tempo finalmente. Senza fare caldino. Sì, per fortuna stavo dicendo che oggi non c'è vento. Non c'è caldo con la felpa? No, ancora sono ancora siamo giusto. Io sono smanicato, come vedete. Tra me e lui c'è la differenza sempre di uno strato. Di un capo. Di uno strato in più, perché lui è in maglietta e non ha niente sopra né sotto, e io invece ho la maglietta sotto e sopra c'ho la felpa. La differenza è questa. E noi andiamo verso il centro, lì vedete ci sono quelle cupole delle chiese, c'è la basilica, è veramente molto vicino al parcheggio. E sopra vedete Erice. Sì, quest'acqua. È invitante? È invitante, bella, trasparente, bassa, e me la immagino calda, come al solito. Immagina poi. Sì, esatto. Ci sono pesci? Guardate, lì è pieno di pesci, ora sicuramente non si vedranno, ma ci sono, ve lo garantiamo. Guardate che mare che c'è. Però nessuno fa il bagno, Prima c'erano due signori in acqua, ma sono già belli che usciti. Perché ancora le fria. Questa, ragazzi, è la spiaggia delle mura di Tramontana, perché ovviamente sono posizionate da questo lato.
E laggiù vedete il bastione chiamato Conca. Laggiù si vede il mare sull'altro versante, perché qui da costa a costa è veramente stretta, è la punta che si sta andando ad assottigliare. Esatto, è un istmo fino e quindi veramente hanno costruito Trapani in una fettina di terra. Sì. Bravi. Trapani che anticamente aveva varie funzioni, è nata principalmente sulle saline, perché qui veniva lavorato, estratto il sale, ma poi era anche il porto commerciale di Erice. Esatto, perché Erice è più antica ovviamente. Trapani è rivenuta dopo, poi ha anche una conformazione tale, proprio morfologicamente, che si presta ad avere un bel porto, insomma. Ora poi ci andremo e ve lo facciamo vedere. Mare eccezionale, meraviglia assoluta, guardate là. Stiamo avvicinandoci al bastione, che è quello lì, vedete, la gente ci cammina anche sopra, praticamente è il prolungamento di questa camminata. E qui guardate il mare che colori che assume, complici anche queste alghe che... Sì, che vedi, se le accumulano, si accumulano forse sì, naturalmente. Poi vedete quando muoiono e vengono a riva e formano tutte queste... Sembrano dune, sì. Queste dune di alghe. Poi ecco, torno a ripetere, oggi con questo bellissimo sole che illumina l'acqua e senza vento, è così che voglio tutte le giornate io. Presto la felpa salta, si butta in mare. Lo so che te, amoremoso mio, da windsurfista quale sei, non ti piace la giornata senza vento, però questa è una cosa che ci divide, ragazzi, ci divide. Lui quando andiamo al mare sulla spiaggia adora il vento per uscire col windsurf. Io invece adoro il senza vento, come si dice, la bonaccia, e mi crogiola al sole come la lucertolina. Ma non tutti lo sanno che di questa mia passione. Io per oltre 10 anni ho fatto windsurf della serie che io sparivo al largo. Sì, e lo vedevi dopo, non sapevi se tornava, se lo portava la guardia costiera, non si sapeva. Ora sono un paio d'anni effettivamente che non esco più, è la vecchiaia, ragazzi. Ma perché ora esci con Charlie, scusa? Sì, ora abbiamo Charlie, però non è escluso che se dovessimo trovare qualche località dove fanno noleggio, potrebbe scapparci una surfatina, una planetina in mezzo al mare. Ma io sono felice, io me ne sto lì, basta ci sia il sole, però se ti esci vuol dire che c'è vento, quindi per me sulla spiaggia è un disagio. Mi metterò riparata da qualche struttura e mi prenderò il sole. Dai, un compromesso si trova, no? Sì, esatto. Ed ecco l'ingresso al bastione. Qui vedete c'è un cancello che è aperto, qui c'è anche una targa che ci dà il benvenuto, vedi? Nino Barone, non può essere. Con una frase di Nino Barone. Da qui vedete tutto questo versante, proprio questa baia che viene creata con queste mura imponenti, veramente spettacolare, con il monte Erice che fa da sfondo. Qui siamo proprio sopra il bastione, proprio al suo interno, e guardate poi che cielo blu, come stacca poi con questi muri rossi, veramente fantastico. Qui c'è anche il terrazzone, ora saliamo sopra, così godiamo di tutto il panorama su tutti i lati. Da questo bastione si percepisce proprio la sua funzione difensiva che aveva. Il bastione domina dalla torre Ligny, che è proprio lì sulla punta, su tutto questo ampio golfo di mare, che è veramente spettacolare, bellissimo, ha dei colori. Sì, e anche lì ci sono degli scoglietti in mezzo al mare. Qui vabbè siamo proprio vicini al bastione, però anche nella parte centrale del golfo le imbarcazioni devono stare attente. Sì. E qui sopra Erice c'è una nuvola a forma di Sicilia. Guardate se non è la Sicilia, veramente. E sulla punta sinistra ci sono anche le saline, perché c'è quella specie di macchiolina. Sì, esatto. Ora è già cambiata, perché le nuvole cambiano velocemente, ma tipo 10 secondi fa era la Sicilia. Era un triangolo perfetto. Ve lo garantisco, sembrava la Sicilia. Però già li dà, sì, fatta anche la foto. Che bellezza, Scendiamo da questa scaletta che ci porta al piano di sotto. Qui abbiamo la chiesa di Sant'Anna con l'archivio di Stato. Con il convento annesso. Sì, sono tutti questi palazzi chiari che riflettono la luce che è accecante, poi con questo cielo blu. Bello. Veramente bello. Anche i vasi sono bianchi. In genere sono tutti verdi, qui hanno anche i vasi bianchi in tinta con i palazzi. E subito collegata c'è anche la chiesa di Santa Lucia o di Maria Santissima della Catena.
piccola correzione, quella che abbiamo inquadrato prima e la chiesa che abbiamo detto, adesso lì è presente la sede dell'Archivio di Stato. Pensavamo fosse tutto il Palazzo Unito, mentre questa, come vi ha detto Fede, è la chiesa di Santa Lucia. Praticamente sono adiacenti. Guardate questo albero com'è maestoso. Non sappiamo se si sia mangiato l'albero il palo oppure se il palo sia stato messo a sostegno. Sembra di no, perché guarda in alto. Sì, e questo albero, come vedete, è custode delle tradizioni della comunità. Veramente incredibile. Guarda in alto, sembra un vecchio palo della luce o del telefono. Sì. Quindi probabilmente l'albero se ne è appropriato per sorreggere. Sì, si è proprio inglobato l'albero, guarda, intorno al palo, guarda. Guarda com'è gigantesco. La mia mano. No, è veramente gigante questa radice, guarda come. Mamma mia. Cioè queste sembrano delle sedute, delle panchine, lo vedi che roba? Sì, sì, ti ci puoi mettere quasi a sedere. Un albero panchina. All'ombra. Ora è un po' privo di foglie, ma probabilmente nel periodo con la chioma folta fa una bella ombra. Qui abbiamo questa interessante scultura dedicata agli uomini del mare, così si chiama l'opera. Questa scultura è stata realizzata da Pino Maiorca, che è un artista trapanese, nel 1982. Questa, ragazzi, è la chiesa convento dei Cappuccini del 1619. Eccoci qua, siamo giunti al livello del mare. Prima eravamo sopra il bastione Facendo il giro, molto bello, veramente. Perché lì non è collegato, cioè no, uno dovrebbe passare doveva fare il giro, ma non c'è la discesa, sì. E di qua c'è la torre che ora andiamo a visitare, praticamente qui a 100 metri. Il sub che pesca, guarda, c'è la boa. Sì, c'è una boa di un sub che pesca, i gabbiani e la torre, però per raggiungerla dobbiamo passare sulla passeggiata là. Qui c'è un bel mare, ragazzi, guarda qui che lavoro. Qui siamo sulla camminata che porta verso la torre e c'è da dire che da qui c'è un panorama sulle isole Egadi che è veramente mozzafiato. Si vedono benissimo ora, Sì. Questa è la striscia di terra praticamente che chiude un po' l'insenatura, diciamo, del porto. Quello è il porto turistico e veramente a pochissimo. Abbiamo visto ieri partivano gli aliscafi in maniera frequente. Qui c'è il porto. A pochissimo c'è l'Evanso, quelli che vediamo, e quella è Favignana. Lì c'è un faro su uno scoglio e laggiù in questo punto c'è un altro faro, perché lì deve esserci un altro scoglio emergente. E poi, ragazzi, non tira un alito di vento. Lo dovrei dire io. Dopo quasi quasi un gelatino, come lo vedi? Gelatino. Guarda il pescatore che con la barchetta piccola sta calando la rete in questo momento. Bella imponente. Mi sa che è chiusa. Vedete, torre di Ligny, ma è chiusa per manutenzione. Al suo interno abbiamo il museo antropologico. Civico-antropologico. Però possiamo fare il giro intorno. Si è aperto, credo. Si è aperto, vediamo se si può camminare. Vedi, si può passeggiare intorno ad essa. Che mare, ma come fai? Che tuffo, che lancio. Ma che, non ti viene di tuffarti? È una cosa allucinante, trasparente, poi con gli occhiali. Guarda là. Bellissimo. Ah, guarda qua che spettacolo. Bellissimo, Wow, guarda fin dove arriva. Infatti vedi questi scogli come arrivano piuttosto là. Poi guarda come sono tutti affettati così. Sì. Ora giriamo l'angolo. Così tanto il pescatore sta stendendo tutta la rete. Si sta veramente da Dio qua. Veramente un bel posto. Qui, ragazzi, siamo nella piazzetta del tramonto. Indovinate perché? Da dove verrà questo nome? C'è anche, dove c'è la signora, c'è anche la panchina apposita per gustarci un ottimo tramonto. Vero. E da questo lato fa dei tramonti, ragazzi, da paura.
Qui ragazzi ci sono tutti i pescherecci. Lì tra l'altro ci sono dei pescatori che devono essere arrivati da poco, perché hanno tutti i gabbiani che gli volano intorno. Vedi il piccolo porticciolo turistico con tutte le barche. I signori sulla barca hanno anche il pesce che hanno appena pescato, hanno anche la bilancina, perché se uno vuole lo può comprare appena pescato. E tutti i gabbiani, guardate qua, sembra essere nel film di Hitchcock. Sì, davvero. E se non è fresco questo... Guardate qua quanti pesci che ci sono. Pieno di pesci, eh? Qui che c'è il mercato del pesce. Qui ci sarebbe il mercato del pesce, ma è chiuso, stanno solamente pulendo le vasche. Sì, all'ora tutti di i banchi. pranzo, questi saranno svegli da stanotte alle 3. È chiuso? Quando apre il mercato? Amico! Quando c'è il mercato? Il mercato quando c'è? Sì, lo scane, andiamo. Lo scalo, il pesce c'è. Ah, sì, che fare? No, il mercato giustamente funziona di più alla mattina, sono più persone. Sembra che c'è sempre meno pesce, meno operatori che vanno a pescare. Chi te lascia? Via, grazie. Buona giornata. Buon lavoro. Abbiamo chiesto un po' come funziona il mercato del pesce. È stato carino. Sì, effettivamente per loro è tardissimo perché è l'ora di pranzo. A quest'ora il pesce bisogna alzarsi presto, volete capire? No, ma nel senso che siamo arrivati anche dopo qui. Anche Marta ha ceduto, si è tolta la felpa. Era caldo, ora era caldo, è caldo veramente tanto, Ora ci addentriamo nei vicoletti perché andiamo proprio nel cuore della città. Questa ragazzi è la chiesa e convento di San Francesco d'Assisi. Abbiamo visto il cupolone da lontano, ma quando ci si arriva sotto poi non si vede niente. Ora percorriamo il corso viale Vittorio Emanuele, che è praticamente la via centrale. E c'è molto più silenzio. Qui ragazzi abbiamo trovato anche un matrimonio. E qui siamo di fronte alla basilica. E non è che si sono sposati in una chiesa qualunque, ma nella cattedrale San Lorenzo, che è praticamente il duomo di Trapani. Qui vedete c'è il campanile e lì c'è il cupolone. È vestito in maioliche verdi. Sì. Si vede più da lontano che da sotto. Quando sei qui sotto non lo puoi vedere, devi andare lontano, allora. Qui ragazzi c'è l'ennesima chiesa, la chiesa dei Gesuiti. Ma quante chiese ci sono a Trapani? Trapani, pensate un po', è conosciuta anche come la città delle 100 chiese, perché effettivamente sono proprio una a fianco all'altra. Questo ragazzi è il Palazzo Senatorio. Questa signora Mirella Petrolati. All'interno abbiamo una mostra Date un'occhiata. di pittura, vero? Vedete? E qui dietro subito abbiamo questa qui, la porta oscura, e sopra la torre dell'orologio, vedete? Da sopra abbiamo questo orologio astronomico. Vedete, lì c'è proprio l'orologio e pensate che questa porta è la più antica delle 4 che troviamo a Trapani e risale al XIII secolo. Qui vedete c'è un'altra chiesa, qui troviamo la fontana di Saturno e la chiesa di Sant'Agostino. Veramente una dietro l'angolo. Sì, sì. C'è un po' di caos. Degli autobus, sì. Qui abbiamo il terminal con i traghetti per andare a vedere le isole. Ah, siamo venuti bene, siamo caduti bene, bene. Guarda quanti buoni gelati. Uno sta... Come non abbiamo fatto pranzo? Felici! Come non abbiamo fatto pranzo, Lo dichiariamo, non abbiamo mangiato niente dalla colazione di stamattina. ci siamo presi 2 bellissime brioche con il gelato. Belle piene. E la signora ha detto, se non avete fatto pranzo queste sono È ottime. l'ideale, esatto. E infatti è l'ideale. A Gusti? Trapani, gelato. Io ho preso la cassata siciliana che si fa, non si assaggia.
Poi il pistacchio e la nocciola, che sono i miei gusti preferiti. Io invece ho preso cioccolato, pistacchio e sapori di Sicilia. Che non sappiamo cos'è, ma ci piace. Ci piace. Guardate che bellezza, che spettacolo. Che bontà, ragazzi, eh? Com'è? Buono, eh? Capitate a Trapani, gelateria, qui praticamente sul porto, davanti alla biglietteria per i traghetti. Sì, siamo proprio qui davanti. La gelateria si chiama meno 13, ma io direi più 26. È buono, è artigianale e è buono. Ora siamo veramente sazi. Abbiamo fatto una mangiata, mamma mia. Rotoliamo praticamente. Ma poi era bello gonfio di gelato, no? Ha fatto pienissimo. Pienissimo. E non abbiamo detto quanto costa? 3 euro a gelato. Quindi ma è un pranzo, ragazzi, sì. Vi assicuriamo che vi saziate. Questa è via qui abbiamo un'altra chiesa. È San Pietro, la parrocchia di San Pietro. La chiesa di San Pietro. Questa però è chiusa. Ci troviamo nella piazza del Mercato del Pesce, che ovviamente si chiama così perché ospita i locali dove si tiene o si teneva, questo non è dato capirlo, il Mercato del Pesce. Abbiamo letto che ancora si tiene ogni mattina, però vediamo le porte molto sbarrate con degli scotch, quindi non sappiamo se al momento i locali siano in fase di ristrutturazione. Fa bella vista qui dietro di me la statua di Venere o Afrodite, che è praticamente la protettrice dei naviganti, e quindi è ben vista, visto che Trapani appunto l'attività fiorente è la pesca e ci sono molte imbarcazioni e molti naviganti, e quindi è stata proprio messa qui al centro come protezione. Guardate qua che localino, che culla. Guarda qua, qui uno può venire in questo localino ed essere cullato dentro questo. Ma veramente bello. Invece di fare l'aperitivo ti sdrai. Te la prendi grossa e poi ti addormenti e ti tolgono quando fanno le pulizie. Sì. Veramente bellino questo localino. Ma ce ne sono tanti, guardate questo angolino, questi ristorantini, ovviamente, che ve lo diciamo a fare, la maggioranza fanno pesce. Poi dietro la chiesa appena vista, lì ce n'è un'altra, c'è il cartello, e qui un'altra ancora, la chiesa del Carminello, che è diventata chiesa San Giuseppe. 3 nel giro di pochi metri, veramente 100 chiese. Non le abbiamo contate tutte, ma ci fidiamo, sì. perché sono veramente tante. Ora andiamo da Charlie. Indovinate un po', un'altra chiesa. Ma questa è veramente bella, guarda qua. Sì. Santa Maria dell'Itria. E prima di questa ne abbiamo passata un'altra che non abbiamo ripresa. Che è la chiesa di Sant'Alberto, ma perché veramente, cioè, ogni 10 metri, ragazzi. Sì, sì, e lì ce n'è un'altra, la vedo ancora. È incredibile. È la sede. Stavo leggendo che Palazzo Fontana, palazzo storico, adesso è la sede della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani. Sì, tra cui quella bandiera della Trinaria. Esatto. Ormai campeggia ovunque. Oh, guarda questo grosso. Qui c'è il palazzo delle poste e dei telegrafi. Ma bello imponente. Qui ci sono tantissimi palazzi. Qui c'è la piazza del municipio. Indovina che ci sarà. E quindi qui abbiamo il municipio. Del 1927 questo palazzo. Questo invece è il palazzo della questura. Tra l'altro si fanno a gara per avere l'ufficio dall'altro lato, mi sa. Perché chi ha l'ufficio dall'altro lato ha un affaccio sul mare meraviglioso. Sì. Chi gli tocca l'ufficio di qua, niente, sulla piazza. E per ultimo qui abbiamo il palazzo della provincia. Sono tutti proprio raggruppati insieme. Noi siamo in mezza strada, ora ci steccolano, è meglio levarsi. Sì, esatto. E andiamo dal nostro mitico Charlie. Ora ho capito perché il parcheggio di Charlie l'hanno messo qui dietro, qui vicino, perché alla fine tutta la gente che viene al lavoro anche in questi palazzi sì, è comodo. Ce l'ha comodo, è vicino. Il palazzo del governo e della provincia. Qui abbiamo un altro murales del giudice Falcone. Se non l'avete visto vi mettiamo qua sopra il video, perché siamo stati a Capaci, molto toccante come video. Sì ragazzi, lì davvero, senza scherzi, è una roba molto forte, insomma andate a vederlo per chi non l'avesse visto, magari nuovi iscritti sul canale ve lo consigliamo. Abbiamo incontrato una persona particolare, quindi non ve lo perdete. E quella lì invece rosa che vedete è la palazzina della Polizia di Stato, quindi magari non è a caso che questo murales sia qui a fianco.
Eccoci qua ragazzi, siamo tornati dentro Charlie. Che camminata. Chissà quanti chilometri avremmo fatto. Ho guardato prima, abbiamo fatto 7 km e mezzo. Ma davvero? 7 km e mezzo. Ma io avrei detto 4-5 km, cioè nel senso mai arrivati a... Non te lo volevo dire perché poi dopo Madonna. ci rimanevi... si può dire che il piede è guarito, dai. Sì, l'ho messo a dura prova, oggi è la prima vera camminata strong che ho fatto fare. No, ma non mi fa male, l'ho disinfettato, lo tengo sotto controllo, insomma. E ragazzi, siamo felici di avervi portati con noi come sempre del resto. Ieri un tour salato si può dire proprio così, perché avete visto le bellissime saline di Trapani, e oggi invece si è chiuso con un buon gelato dolce e quindi dal salato al dolce. Dal salato al dolce, esatto. Vi abbiamo portato un po' come tour gastronomico, diciamo. Avresti mai detto che Trapani ti avrebbe dato tutto questo? No, allora il sale non l'abbiamo assaggiato, siamo onesti. Io sì, ieri sì, e io l'ho toccato con il dito, ma era salatissimo, mamma mia, ancora dall'idea. Io invece no, ho aspettato niente sale, ho aspettato il dolce oggi, la brioche col gelato, mamma mia, favolosa. Uno dei migliori gelati che abbia mai mangiato. Poi davvero, gusti buonissimo. Tipici siciliani, c'erano dentro tutti i sapori. Ne aveva limone, tantissimi gusti, quindi se capitate meno 13. E un altro dolce tipico siciliano di quelli da assaggiare, perché dovete sapere che noi siamo venuti qua e prima di arrivare in Sicilia ci siamo fatti la lista un po' di tutti i piatti in generale, quelli più famosi, ma soprattutto la lista dei dolci della pasticceria da assaggiare, perché ce l'hanno così decantata e osannata che non potevamo fare una lista e depennare via via. Depennare nel senso che l'abbiamo assaggiato, certo, ma non che non lo riprenderemo più, cioè, no. Gelati così me ne voglio mangiare almeno una decina, minimo. Certo, poi ora viene sempre più caldo e quindi saremo costretti, diciamo così. Quindi dal salato al dolce vi salutiamo qui. I tickets adesso vanno a cercare un posto dove fermarsi, si danno una sciacquata e dobbiamo fare gli ultimi lavori e poi ci vedrete stasera nel video. E poi ci vediamo nei prossimi anche video successivi. Certo, rimanete sempre con noi, fateci pubblicità. Iscrivetevi al canale, importantissimo. Campanellina blin blin blon, così vi arriva la notifica dei video. Like e commenti sempre ben accetti. E seguiteci anche su Instagram, o Facebook e TikTok, sui vari social. Parlate di noi, speriamo bene, ma anche se ne parlerete male l'importante è parlarne. Esatto. Ciao, alla prossima. Ciao.